Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet parlerò della scelta da parte della Lega di Serie A di far disputare Milan-Como in Australia a Perth. Ebbene, una scelta che secondo me è folle per più di un motivo. Innanzitutto è una partita di un campionato italiano, del campionato italiano di Serie A che viene disputata all'estero in stile NBA, ma la Serie A non è l'NBA a mio avviso, non ha lo stesso seguito nel mondo. Certo, in questo modo potrebbe sicuramente aumentarlo e allargarlo, ma non è la decisione giusta per quanto mi riguarda, a mio avviso. Secondo me è una scelta veramente imbarazzante da parte della Lega, perché comunque già disputare la Supercoppa in Arabia Saudita ogni anno ormai, per una questione chiaramente economica, dato che ci sono diversi introiti e diversi ingressi, a me non piace per niente. Poteva essere magari una scelta di un anno o comunque un po' a turno, nel senso di fare ogni anno una serie diversa, scegliere ogni anno una serie diversa per questa competizione, lì sarebbe stato magari più accettabile, soprattutto con un ritorno in Italia alla Supercoppa almeno una volta ogni 2 anni, una volta ogni 3 anni, una volta ogni 4, comunque garantire ai tifosi la disputa di questo torneo in Italia e di poter vedere le partite della propria squadra, cosa che praticamente in questo momento non è più garantita, visto che da anni si disputa in Arabia Saudita, prima si era disputata anche a Pechino, però i soldi stanno guidando il mondo del calcio, questo lo sappiamo, mi sembra abbastanza chiaro, ma a perderci sono soprattutto i tifosi e secondo me viene danneggiato anche lo stesso calcio, magari non a livello economico, ma a livello di seguito e di amore per la propria squadra, penso proprio di sì, penso che ci sia un grande danno, soprattutto visto che in questo momento, come dicevo, la Supercoppa in Arabia Saudita è una garanzia sotto quel punto di vista, quello economico, ma è incredibile comunque come situazione. Qui il discorso è un po' diverso, chiaramente, perché la Lega Serie A ha approfittato della assenza di uno stadio, ovvero quello di San Siro, che nei primi mesi del 2026, a febbraio, sarà impegnato ad ospitare le Olimpiadi invernali, sarà utilizzato per le Olimpiadi invernali e per questo motivo Milano e Inter non potranno disputare quelle partite al Meazza. Il problema è che sì, è vero, non c'è il Meazza, ma ci sono tanti altri stadi in Italia, ci sono state tante altre situazioni, soprattutto nei casi di ristrutturazione, di miglioramenti, insomma, di adeguamento delle strutture, in cui stadi di diverse squadre non sono stati utilizzati, non erano agibili, non erano utilizzabili, ebbene quelle squadre hanno giocato in altri stadi molto vicini, più o meno, poi vabbè ci sono state anche squadre che magari hanno dovuto fare qualche chilometro in più, però rimanendo in Italia, quantomeno. Invece in questo caso il Milan, anche il Como nella specifica situazione, saranno costretti a volare in Australia semplicemente per fare una partita e poi tornare. Già la Supercoppa, quantomeno con questa nuova formula, prevede la disputa di 2 partite, almeno per chi arriva in finale. Quindi un pochettino più di senso viene dato al viaggio così lungo. In Australia è ancora più lungo il viaggio e quindi per me veramente non ha senso questa cosa. Sono 2 club che partecipano al campionato di Serie A italiani e che invece vanno a giocare una trasferta lunghissima senza senso. Negli scorsi giorni hanno tenuto banco molto le parole di Adriano Rabiot, che è uno dei pochi giocatori che in questo momento si è esposto sul tema e sulla questione dicendo che appunto è una follia, poi loro sono pagati per giocare e quindi fa quello che gli viene chiesto e si deve adattare per forza di cose alla situazione. Però Rabiot ha pienamente ragione, perché non ha senso andare in Australia a giocare una partita di un campionato italiano e andarci soltanto per una partita. Innanzitutto quella è una partita che il Milan avrebbe dovuto giocare in casa e di fatto la giocherà su un campo neutro. Poi lo stadio magari sarà prevalentemente rossonero, io questo non lo so come saranno le specifiche del caso, perché onestamente, vista la decisione, i dettagli lasciano un po' il tempo che trovano. Quindi, poi a me la cosa che non è piaciuta riguardo alle parole di Rabiot è la risposta della D della Lega Luigi De Siervo, che non è stata una risposta da dirigente della Lega di Serie A, non è stata una risposta da amministratore delegato, ma più da tifoso, da uomo della strada, nel senso che De Siervo ha detto semplicemente che i giocatori sono pagati milioni per giocare, quindi praticamente gli ha detto stai zitto e gioca dovunque poi noi ti mandiamo a giocare la partita, dovunque la partita venga programmata e fissata fondamentalmente. E non è così, perché i giocatori devono essere un minimo tutelati. Si parla tanto del fatto che giochino tante partite, che ci siano tanti infortuni e non si fa nulla per tutelarli, si fa semplicemente il gioco economico per aumentare il numero di partite, come è sempre stato, e soprattutto, oltre che aumentare il numero di partite, ci aggiungiamo anche un viaggio molto pesante con tanto di fuso orario per semplificare la situazione, insomma, per rendere il tutto più agevole ai giocatori, agli allenatori e a tutte le squadre, insomma, in questo caso 2 squadre che sono
coinvolte. Per me non si può ridurre soltanto ad un mero discorso economico, ad un semplice discorso economico, se si guarda ai calciatori, perché ripeto, secondo me anche loro hanno bisogno di una certa tutela sotto quel punto di vista, perché un viaggio, seppur soltanto per una partita, anzi forse proprio perché è fatto per una sola partita, così lontano non ha senso ed è molto più stressante di un viaggio che avrebbero potuto fare tranquillamente in Italia. Si poteva giocare, che so, a Bergamo o comunque in qualsiasi altra location anche un po' più lontana, magari non per forza in Lombardia, però a perderci, come ho già detto più volte, sono soprattutto i tifosi, perché se Rabiot si lamenta, ed è giusto che si lamenti, sicuramente la situazione peggiore è quella dei tifosi, perché i tifosi si ritrovano, particolarmente ovviamente quelli di Milano e Como, ad avere una partita che poteva essere molto comoda per entrambi, soprattutto per i tifosi del Como, una trasferta molto comoda, invece se la ritrovano a chissà quanti chilometri di distanza, non possono chiaramente andare lì perché è già difficile magari per chi lavora andare a seguire una partita semplicemente la domenica o il sabato allo stadio, figuriamoci partire per l'Australia e andare a seguire una partita. Quindi i tifosi non sono minimamente tutelati sotto questo punto di vista, sotto questo aspetto. Questa è la deriva che ha preso il calcio non solo italiano, ma in generale, perché anche comunque altri campionati hanno dato il via, per esempio la Spagna aveva dato il via con questa Supercoppa a 4 in Arabia Saudita e il modello poi è stato seguito anche da altre leghe, però la Lega Serie A in questo particolare contesto è imbarazzante perché io non ricordo al momento partite di Ligue 1, di Premier League e di altri campionati, insomma Bundesliga e Liga, che si siano disputate al di fuori del loro paese. Per carità, magari questo sarà il primo passo per dare là poi e dare il via anche agli altri campionati, però per quello che penso io è una scelta folle e la Lega comunque, ripeto, è stata imbarazzante, imbarazzante soprattutto per me De Siervo con la sua risposta, ma proprio in generale con la scelta e con la decisione. Tra l'altro la UEFA all'inizio Ceferin si era un po' messo di mezzo, sembrava che potesse impedire la disputa di questa partita all'estero, invece la UEFA ha dato il via libera. Adesso si attende invece il via libera della FIFA, che probabilmente comunque arriverà a questo punto, perché diciamo che l'ostacolo principale poteva essere la UEFA in quel contesto, dato che una partita UEFA era una partita europea che doveva giocarsi in Italia, invece l'hanno spostata al di fuori del continente addirittura, la UEFA ha dato il via libera, quindi non vedo perché dovrebbe bloccare questa vicenda e questa decisione la FIFA, quindi immagino che comunque la partita si disputerà, ma onestamente ormai la Lega Serie A di fatto ha dimostrato quello che aveva dimostrato anche negli scorsi mesi, anzi negli ultimi anni, ovvero che a guidare le decisioni della Lega sono soltanto i soldi e il denaro, ma a quanto pare a loro non basta mai questa roba, perché per carità promuoveranno anche il calcio italiano all'estero, ma lo vai a promuovere in Australia, che ok, può essere sicuramente una scelta positiva, però io credo che magari giocarla a quel punto in Inghilterra, dove il calcio ha veramente un'espressione di altissimo livello, sarebbe stato a quel punto più sensato sotto quell'aspetto. E poi, al di là del fatto appunto di Australia, Inghilterra o qualsiasi altro paese dove si giochi quella partita, per me la Lega si dimostra ancora una volta comunque disposta a tutto pur di fare soldi e pur di appunto avere degli introiti, l'ha dimostrato poi con le scelte degli accordi televisivi e non solo, con moltissime altre scelte, altre strade che ha preso e quindi purtroppo per quello che mi riguarda veramente tutte queste piccole cose che sommate diventano grandi e questa secondo me già è grande di su comunque la disputa di Milan Como in Australia mi stanno un pochettino facendo allontanare dal mondo del calcio, almeno per come lo vedevo io fino a qualche anno fa, perché qualche anno fa non sarebbe mai successa una roba del genere, una partita italiana disputata in un altro continente, addirittura non in un altro paese, in un altro continente, e sicuramente fa parte dello sviluppo del calcio, ma se questo è il calcio di adesso, fondamentalmente non ci sto, preferivo ovviamente molto di più quello che accadeva qualche anno fa. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forzinet. Ciao a tutti.